Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere tante piccole piantine di peperoncino partendo semplicemente dai semi, utilizzando una banana ed il rotolo di cartoncino che si trova all'interno della carta igienica. Questo video è davvero molto particolare ed insolito, io vi consiglio di seguirlo e di provare a rifare ciò che vi mostrerò, perché sono sicuro che una volta che ci proverete e riuscirete a fare nascere queste piccole piantine sarete orgogliosi del risultato ottenuto. La prima cosa da fare sarà quella di scegliere un frutto bello maturo, quindi se ne avrete la possibilità tra queste tre tipologie, sceglierei questa. Sicuramente esteticamente è la meno bella, però all'interno, rispetto alle altre due, avrà una polpa molto morbida, quindi assolutamente idonea per ciò che vi proporrò in questo video. Non resterà altro che procurarsi i semi del peperoncino e farlo è davvero molto semplice. Se in casa, tra le spezie, lo avete, anche essiccato andrà benissimo. Basterà prendere uno di questi peperoncini essiccati e semplicemente aprirlo, così, guardate, ed all'interno ci saranno davvero tantissimi semi pronti per essere messi a dimora nel terreno. Ovviamente il peperoncino dovrà essere essiccato e non cotto. Ecco qua. Procuratasi la banana, non resterà altro che tagliarla e creare da questa dei piccoli dischetti che abbiano un'altezza di circa 3 mm, in questa maniera. Ecco qua. Ed ecco che abbiamo ottenuto i dischetti. Ecco qua. Procurati i semi e create le fettine, si potrà procedere con la semina. E qui la cosa particolare è che la semina verrà direttamente nella fettina di banana. Quindi io consiglio di mettere dai 2 ai 4 semi all'interno di questa fettina. Quindi in base a quello che deciderete, io in questo caso ne metterò 3, dovrete creare dei fori all'interno della fettina. Quindi io, mettendone 3, farò 3 fori inizialmente, ok, e andrò a prendere i singoli semi, dopodiché andrò ad inserirli. Ecco qua, 1, 2 e prendiamo l'ultimo, ecco qua, e 3. Una volta messi sarà sufficiente affondarli per circa 2 mm, non di più, perché la fettina sarà 3-4 mm, dopodiché cercare di coprire il tutto con la polpa che c'è intorno. Ecco qua. E l'operazione è conclusa. Una volta inseriti i semi all'interno della fettina, questa potrà essere messa a dimora nel terreno. Ma perché non metterci direttamente i semi nel terreno? Per 2 motivi. Il primo è che la banana, essendo un fertilizzante naturale con dei principi attivi molto alti, quando i semi nasceranno all'interno di questa polpa, se ne nutriranno. E il secondo motivo è perché questa è una polpa umida e quindi terrà costantemente umidi, almeno nei primi giorni, i semi, favorendone così la germinazione. Preparata la fettina, occorrerà procurarsi un vaso nel quale andarla a inserire. Io vi mostro come realizzarne uno da voi, dagli scarti di ciò che avete in casa e a costo zero. Basterà procurarsi l'interno di un rotolo di carta igienica, un pochettino di nastro di carta e delle forbicine. Per ottenere il vasetto sarà sufficiente schiacciare il rotolino di carta, in questa maniera, dopodiché ripetere l'operazione girando e schiacciando in questo modo, e, anziché avere una forma rotonda, avrà acquistato una forma quadrata. Dopodiché, praticare dei tagli su uno dei due lati, di circa 2 cm, anche 3, in questa maniera. Ecco qua. Praticati i tagli, piegare, così. Guardate, otterrete questo, ora sarà semplicemente da chiudere. Ecco qua. Una volta chiuso, prendere il nastro di carta ed andare a sigillare l'ultimo lembo in modo che non si apra più. E questo è il risultato finale, direi che è un vasetto perfetto. Ecco qua, il fondo è chiuso, non resterà altro che riempirlo di terra ed andare ad inserire la fettina. Procedere con l'operazione di riempimento del vasetto è davvero molto semplice, procurarsi un cucchiaino e fare in questa maniera, guardate.
semplicemente così. Ed ecco qua. Una volta riempito, prendere semplicemente la fettina ed andarla ad inserire all'interno, così. Premere, dopodiché prendere ancora un pochettino di terra e coprire la fettina. Ecco qua. Basteranno 3-4 mm di terra, niente di più. Dopodiché prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto abbondantemente. Ecco qua. E l'operazione è conclusa. Adesso basterà aspettare qualche giorno e sperare che da qui nascano le piantine. Al fine di aumentare le probabilità di successo e quindi di nascita delle piantine, io un consiglio che posso darvi è quello di seminare in più vasetti, quindi createne di più rispetto a quelli che in realtà vi servono, poi piuttosto da quelli ne farete una cernita. Trascorsi all'incirca 8 giorni, andando a riprendere il vaso, potremo notare che uno dei 3 semini ha già iniziato a germinare. Andando a riprendere il vaso dopo soltanto 2 giorni, potremo notare che tutte e 3 le piantine sono nate, quindi quella che era spuntata adesso ha l'apparato fogliare, le prime 2 foglie completamente sviluppate, e le altre 2 stanno iniziando a venire su. Eccole qua. Trascorso all'incirca un mese da quando le piantine sono spuntate, questo è il risultato che potremo ottenere. Direi che è davvero un risultato eccellente, di più non si poteva sperare, perché sono nati tutti i semi che abbiamo messo a dimora. Direi che la riprova che utilizzare la banana è davvero un ottimo metodo per poter agevolare la crescita e la nascita di queste piantine. Quindi non resterà altro adesso che prendere i singoli vasetti e fare la cernita delle piantine che ci sono all'interno. Quindi per ogni vaso lasciare una sola pianta in modo che quella che rimarrà potrà crescere in modo sano, veloce e anche più forte. Eseguire la cernita al fine di capire quale sia la più adatta per poter essere selezionata al fine di andare avanti nella crescita è davvero molto semplice. Basterà guardare quella che è più sviluppata e che sembra anche la più forte, non necessariamente la più alta, perché se andiamo a guardare in questo caso di queste 3, la più alta è quella che poi alla fine all'interno non ha l'apparato fogliale sviluppato come le altre 2. Quindi tra queste 3 la prima che andrò ad eliminare sarà proprio questa, perché rispetto alle altre ha una crescita sicuramente rallentata. Per eliminarla si potrà o tirare via dal terreno semplicemente strappandola, ma al fine di evitare di rischiare di, mentre si tira comunque la pianta, andare a rovinare anche l'apparato radicale di quelle adiacenti, sarà sufficiente prendere una forbicina, come questa, e andare a tagliare alla base, in questo modo, così. So che sembra un peccato, ma vi assicuro che è la soluzione migliore. Ecco qua. E la prima è stata eliminata. Stessa cosa, fra queste 2 andiamo a fare la selezione. Questa appare la più sviluppata tra le 2, quindi anche in questo caso andrò a eliminare questa. Quindi di nuovo la forbicina alla base e via. Così facendo avremo fatto in modo che questa pianta possa crescere tranquillamente senza che le altre vadano a interferire sulla crescita corretta della stessa. Quindi non vi preoccupate, anche se sembra brutto da fare, è sicuramente la soluzione migliore da adottare per questa pianta. E fate così per tutti gli altri vasi. Trascorsi all'incirca 2 mesi, questo è il risultato che potremo ottenere, ovvero una piantina alta più o meno 20 cm che gode di ottima salute e direi che esteticamente è anche molto bella. Non resterà altro che posizionare questa o in terrapiena o all'interno di un vaso, sarà poi vostra la scelta e quando lo farete potrete mettere direttamente il vasetto all'interno del terreno che ospiterà poi la pianta senza doverlo togliere. Questo perché? Perché il vantaggio di questo tipo di vasetto è proprio che si decomporrà, lasciando poi libere le radici di crescere nel terreno che ci sarà tutto intorno. Quindi non resterà altro che andare ad inserire la piantina all'interno del terreno. Io in questo caso ho optato per l'utilizzo del vaso, con un'altezza ed un diametro di circa 15 cm. Una volta scelto il vaso, sarà sufficiente andare ad inserire all'interno di questo circa 2 cm di argilla espansa. Questo eviterà che si creino dei ristagni d'acqua che sarebbero pericolosi per la crescita della pianta. Dopodiché andare ad inserire un primo strato di terra, circa 4-5 cm, ecco qua, dopodiché prendere il vaso e semplicemente andarlo ad appoggiare, così, ecco qua, spero che si veda. Poi prendere altra terra e mettere tutto intorno, non preoccupatevi di sporcare, poi si pulirà.
e finalmente avremo ottenuto il risultato finale. Direi che questa piantina è davvero una bellissima piantina ed è anche un ottimo risultato, quindi non resterà altro che bagnare molto abbondantemente il terreno, dopodiché posizionare il vaso in un punto nel quale la piantina possa essere toccata dai raggi del sole. Avrà bisogno di moltissima luce. Questa inizierà a produrre i primi fiori e poi i peperoncini. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di carino. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli anche un'occhiata. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.